Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i Wizard Tarot. Allora, quest'oggi che cosa appunto chiederemo a questo meraviglioso e romantico mazzo? Farà una scelta? Quindi l'argomento di quest'oggi sarà inerente unicamente a chiunque abbia una storia con una persona impegnata, per impegnata intendo sposata, ma anche fidanzata, convivente, insomma qualcuno che abbia ovviamente un compagno o una compagna al proprio fianco, ecco, e che quindi abbia una relazione nascosta con voi. Vogliamo dunque cercare di capire se questa persona farà mai una scelta, prenderà mai una decisione. Quindi se evidentemente sceglierà di lasciare la compagna ufficiale, il compagno ufficiale, per iniziare una storia con voi, o comunque se non altro, diciamo, un tentativo di liberarsi da un impegno, cioè se non altro un porsi di fronte, no? Al famoso bivio e dunque fare finalmente una scelta, ok? Quindi questo è un video inerente unicamente a chi abbia una storia segreta con una persona impegnata. Utilizzerò un metodo che va per la maggiore, il metodo della croce celtica, che ci permette di osservare la situazione partendo dal passato, presente, ma in particolar modo sviscerando per bene il futuro. Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo di tarocchi e dunque affidiamoci come sempre al nostro principio di sincronicità e dunque cerchiamo appunto di capire se questa persona farà una scelta nel prossimo futuro. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo proprio la classica stesa appunto a croce celtica, quindi appunto come vedete abbiamo le nostre 10 carte in 10 posizioni ben precise, ovviamente tutte molto importanti. Posizione centrale ovviamente il presente. Posizione obliqua gli ostacoli. Terza carta in alto, cosa vorrebbe questa persona a livello karmico, a cosa questa persona è votata, è portata, cosa gli accadrà a livello karmico. Quarta carta, il passato, quindi anche scorse settimane, scorsi mesi. Quinta carta, il futuro più immediato, quindi grosso modo i prossimi 15-20 giorni.
Sesta carta, sesta posizione, il futuro prossimo, entro appunto i prossimi 3 mesi più o meno. Settima carta, come lui può influenzare l'ambiente che lo circonda. Ottava carta, come invece l'ambiente che lo circonda influenza lui e le sue scelte. Nona carta, diciamo il suo stato d'animo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Decima ed ultima carta, il risultato finale, quindi entro grosso modo i prossimi 6 mesi. Dunque, iniziamo dalla prima carta, posizione centrale, cerchiamo appunto di capire nel momento presente come sta questa persona, se sta pensando ad un'eventuale scelta. Allora, qui abbiamo l'8 di coppe, sì, assolutamente sì. Questa è una persona che vive male la triangolazione, non è, diciamo, ecco, il classico libertino, o comunque con voi questa persona non vive un rapporto che vede come destinato unicamente al piacere fisico, perché qui parliamo di coppe, però è un 8 di coppe che parla di sentimenti comunque vissuti in maniera difficoltosa e non serena. Vedete cosa sta facendo questo giovane mago? Sembra proprio voler scappare, voler fuggire da una situazione, vedete, di oscurità. Quindi questa persona innanzitutto deve ancora fare luce, chiarezza ovviamente, dentro se stessa, perché l'8 di coppe, come un po' tutte però, ragazzi, le carte di grado ottavo, rappresentano appunto chi deve guardarsi dentro, cioè un momento di introspezione molto importante che debba ovviamente portare l'individuo a chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Tra l'altro, ragazzi, l'8 di coppe è proprio la carta che maggiormente rappresenta due rapporti, ovviamente portati avanti parallelamente. Quindi l'8 di coppe è proprio la carta, diciamo, ecco, del doppio rapporto, del tradimento, dell'avere già magari anche da tempo due storie. Ecco, questa persona fa fatica a vivere queste due storie o anche semplicemente ad essere, ecco, legata a una persona e avere nel cuore un'altra persona, quindi voi. Cioè non vive bene questa situazione, la vive molto male. È una persona che si interroga, quindi non è una persona superficiale, non è una persona egoista o comunque, diciamo, tende a volersi mettere nei panni e vostri e della compagna ufficiale. Quindi è una persona che fondamentalmente si fa molte domande. D'accordo? È in un momento di difficoltà perché l'8 di coppe non parla di chi vive benissimo questa situazione, bensì, diciamo, ecco, è un momento di riflessione, quindi questa persona sta riflettendo anche su ovviamente se stesso, su se stessa, proprio perché vuol capire appunto lui o lei a questo punto se possa essere il caso di portare avanti questa doppia relazione oppure se sia invece arrivato il momento di scegliere. Quindi questa persona in questo momento, nel momento in cui voi andrete a leggere, appunto ad ascoltare e a vedere questo video e appunto a leggere con me gli arcani, ecco, questa persona in questo momento è in un momento di introspezione, se vogliamo anche un momento di difficoltà, anche in caso possa apparirvi una persona brillante, serena, non è così. Interiormente l'8 di coppe parla di chi sta affrontando un momento caotico, perché sente di essere vicina a questa persona ad un bivio, al chiudere, ripeto, un ciclo, iniziandone uno completamente nuovo. È un 8 di coppe, quindi ci avviciniamo al 10 di coppe, quindi la chiusura, ok? E l'inizio di un nuovo percorso di vita. Quindi questa persona direi che è già a buon punto per quanto concerne la consapevolezza. Vediamo però gli ostacoli e qui abbiamo il 9 di coppe, proprio ragazzi, la scelta, mamma mia. Allora, vedete, qui abbiamo questo giovane mago che ovviamente deve scegliere tra tutte queste coppe.
Quindi questa persona è in difficoltà proprio perché sa che sarà una scelta che implicherà una presa di posizione importante, quindi la chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo completamente nuovo, appunto è un 9 di coppe. Quindi questa persona ovviamente, come vi ho già detto anche in prima posizione, in prima carta, è al bivio, o sta arrivando ad un bivio, sa che deve scegliere e che questa situazione sta diventando sempre più pesante. Però è chiaro che il 9 di coppe è una carta comunque positiva, se vogliamo anche per un certo verso, perché comunque, anche se in difficoltà, ma ci identifica l'essere arrivati quasi ad una scelta. Quindi in realtà la risposta alla vostra domanda sceglierà, sicuramente magari non sceglie oggi, sicuramente non sceglie domani, però questa persona l'idea di essere già ovviamente arrivata ad un punto, diciamo, di svolta necessario, quindi a un necessario giro di boa, ecco, la consapevolezza di questo ce l'ha. Ed è già tanto, perché ci sono moltissime persone che non hanno nessuna intenzione di scegliere e a cui va benissimo di andare avanti per decenni tenendo il piede in due scarpe. Questa persona no, Quindi ragazzi, nonostante delle evidenti difficoltà di confusione, però se non altro questa persona sa che prima o poi dovrà scegliere. Perché è in posizione di ostacolo? Perché questa persona sa che non sarà una scelta facile, che qualcuno sicuramente andrà a soffrirne e che ovviamente è pur sempre una chiusura. Cioè nessuna chiusura si può ovviamente affrontare così a cuor leggero, voglio dire, questa persona lo sa, soprattutto in caso abbia dei figli, perché il 9 di coppe è una carta che parla di pluralità, quindi di più persone che potrebbero essere interessate ad una determinata scelta, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona è consapevole, ve lo ribadisco, del fatto che prima o poi dovrà scegliere. Il discorso è che sta temporeggiando e allungando i tempi, perché il 9 di coppe in realtà in accezione positiva è una carta positiva di tempi veloci. Ecco, questa persona invece li sta rallentando proprio perché è in difficoltà, perché sa che prima o poi qui qualcuno dovrà soffrirne, che sarà una scelta dolorosa e anche non facile da farsi, questo sicuramente. Vediamo ragazzi però in questa posizione più alta, appunto, il karma, cioè a cosa ovviamente tende questa persona. Allora, e qui ragazzi, qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, questa persona a cosa tende? In caso sia una persona sposata, questa persona ovviamente tende anche comunque al divorzio, in caso sia comunque una persona eventualmente semplicemente fidanzata, tende comunque ad una rottura, o comunque una persona che tende ad una presa di posizione molto severa, perché ragazzi la carta della giustizia è l'arcano maggiore anche tra quelli minori, obiettivamente più severo, è un arcano che parla di una presa di posizione netta, che potrebbe anche procedere, ripeto, attraverso vie legali. La carta della giustizia parla sempre di faccende anche legate appunto al denaro, legate alla spartizione di un qualcosa, beni immobili, insomma ci sono obiettivamente delle situazioni che chiaramente porranno questa persona di fronte ad un bivio, lo dicevamo con il 9 di coppe, però ecco una situazione non proprio semplice da viversi, neanche da gestirsi, perché la giustizia parla di situazioni, faccende concrete, proprio tangibili, quindi non solo di difficoltà sentimentali, ma anche proprio di difficoltà addirittura, ripeto, legali. Quindi dovute comunque alla spartizione di denaro, gestione dei figli, gestione dei beni comuni, o comunque situazioni ecco che ahimè possono procedere attraverso appunto l'ausilio di legali o consulenti legali. D'accordo, cioè prima o poi qui la situazione prenderà sicuramente una piega non bellissima, non serena, ragazzi, per questa persona, quindi sicuramente non sarà una chiusura, non sarà una scelta facile, anche proprio da questo punto di vista. È chiaro che la giustizia quindi ci parla di una separazione, di un allontanamento, di un divorzio, comunque ecco
resi ancora più difficili evidentemente da presenze terze, cioè qui qualcuno si metterà in mezzo, magari la famiglia di lei, la famiglia di lui o entrambe, a volte capita anche una situazione di questo genere, per cui ci saranno battaglie su vari fronti. Quindi la giustizia, ripeto, è un arcano severo che parla comunque di errori commessi nel passato che purtroppo tornano nel presente e soprattutto nel futuro, addirittura nel karma, e che devono quindi in qualche modo essere risanati, ok? Quindi problematiche del passato che tornano a galla e che prima o poi devono obbligatoriamente essere ovviamente sistemate, cioè situazioni difficili che dovranno, ecco, nodi che dovranno essere sbrogliati, e non sarà semplice, no, ragazzi, no, perché la carta della giustizia parla comunque di un uomo comunque, ecco, impegnato in situazioni pesantine. D'accordo? Addirittura, ripeto, avendo bisogno di legali, però è chiaro che in caso questa sia una persona impegnata, sposata soprattutto, o che magari abbia beni in comune, magari sia socio per esempio della sua compagna, o abbia figli o molto denaro, ragazzi, la situazione può diventare un po' difficile, ok? Quindi sicuramente questa persona a livello karmico andrà incontro ad un periodo non facile, soprattutto perché errori, ripeto, commessi in passato potrebbero costargli anche proprio a livello monetario, Però, d'altronde, cioè, in caso questa persona comunque voglia rifarsi una vita, il cambiamento è totale e deve essere totale, quindi deve comprendere vari aspetti, ragazzi. Quindi, insomma, sarà comunque un percorso impegnativo, diciamo così. Negativo? No. Impegnativo? Tantissimo. Quindi è chiaro che questa persona si dovrà impegnare, ok? Per ottenere ciò che vuole. Vediamo, ragazzi, in quarta posizione il passato. Allora, 4 di coppe. Allora, questa persona, vedete, si annoiava già da molto tempo con la compagna ufficiale. Qui non c'è più niente, non c'è proprio più niente né da un punto di vista erotico né da un punto di vista sentimentale, guarda, c'è proprio la noia. È chiaro che questa persona è rimasta, nonostante tutto, accanto quest'uomo, questa donna, per motivazioni altre. Possono essere i figli, possono essere appunto situazioni economico-finanziarie difficili, ripeto, da sbrogliare, da sistemare, penuria anche economica, perché no? Comunque il 4 di coppe parla di un rapporto che è finito da tempo, a prescindere da voi. Quello che è venuto meno immediatamente, evidentemente, in questa coppia è l'attrazione fisica, cioè non si piacciono più, quindi lui non reputa più lei bella, lei non reputa più lui bello, quindi non sono più attratti proprio fisicamente l'uno dall'altra, ovviamente, l'uno dall'altro, e chiaramente poi è venuto meno il sentimento, ovviamente, quindi anche il rispetto. D'accordo? Cioè queste due persone non si sono tradite per dispetto, ok? Lui non ha tradito lei per dispetto, o lei comunque potrebbe anche tradire, lui. Ecco, non è che lo sta facendo per dispetto, lo fanno perché proprio non sono più legati da nulla, se non evidentemente da cavilli o da figli. Quindi in realtà queste due persone non provano più niente, ma già da molto tempo, ripeto, a prescindere da voi. Questo era già un rapporto finito, qui non c'era più niente, è mancato tutto, ma anche probabilmente sin da subito. Cioè, il 4 di coppe è una carta che parla di un rapporto tra due persone basato molto sulla monotonia, sulla staticità, sull'immobilismo e in qualche modo sui doveri. Quindi non sui piaceri, comunque non un rapporto fresco, vitale, bensì un rapporto, ripeto, molto noioso sin da subito, un rapporto, ripeto, difficile anche da viversi, da accettarsi. Quindi purtroppo diciamo che obiettivamente, ecco, anche in caso voi vi siate inserite da poco nell'ambito di questo rapporto, non è che avete distrutto una famiglia, questa famiglia era già distrutta di per sé, cioè qui non c'era niente, ragazzi, tra queste due persone, ma già da tanto tempo, a prescindere, ripeto, da voi.
Vediamo ragazzi invece in quinta posizione che cosa accadrà, ecco, con questa persona nei prossimi 15-20 giorni. Allora, qui abbiamo l'otto di spade, ecco appunto siamo partiti da un otto di coppe e procediamo con l'otto di spade, quindi vi avevo parlato di un momento caotico, quindi voi potreste notare in questa persona delle paure straordinarie che magari potrebbe non aver mai provato, no, nel rapporto con voi, cioè voi potreste trovarvi di fronte magari ad un uomo improvvisamente impaurito da determinate questioni. Potreste notare magari quest'uomo un po' più preoccupato, più pensieroso, più distratto, un uomo anche emotivamente magari più carico. Ecco, questa situazione deriverà appunto da questo otto di coppe che stavamo citando all'inizio, cioè questa persona in questo momento, ripeto, sente la necessità di effettuare una scelta, è una persona stanca, è una persona anche un po' demoralizzata, un po' demotivata, cioè è una persona comunque particolarmente pessimista anche nei confronti del suo futuro, non sta vedendo proprio tutto, ecco, di aspetto roseo, questa persona, è un momento un po' delicato, di fragilità, ecco, probabilmente un momento in cui avrebbe più bisogno di voi, evidentemente, o comunque anche di un amico, di un'amica, cioè di qualcuno con cui confidarsi, perché tra l'altro l'otto di spade è una carta che parla di, diciamo, ecco, un castrarsi a seguito di considerazioni eccessivamente di stampo pessimistico, cioè l'otto di spade, vedete, è una carta che parla di chi avrebbe la possibilità di sciogliere questo nodo, di liberarsi, no? Ecco, le mani, in realtà non lo sa fare, quindi vede problemi più grandi del normale, di quanto realmente siano. È una persona un po' abbattuta che sta ingigantendo un po' troppo, diciamo, delle difficoltà. Evidentemente perché questa persona sente urgere dentro se stessa la necessità di una scelta, è una persona arrivata veramente all'orlo di stanchezza e frustrazione, per cui non riesce a essere lucida e quindi tende a ingigantire dei problemi, tende a vedere un po' tutto nero in questo momento. Tra l'altro l'otto di spade è una carta bruttina in quanto a pettegolezzi, mamma mia, questi pettegolezzi ci sono sempre, questa gente che non si fa i fatti suoi. Mamma mia, sempre, in tutte le stese, mi capita, ma anche nella mia vita, cioè, e anche nella vita di molti di voi, ovviamente, che sento attraverso appunto i consulti, c'è sempre il pettegolo o la pettegola di turno. Mamma mia, ragazzi, ci saranno sempre. Purtroppo anche questa persona, anche quest'uomo, questa donna, ahimè, si è trovata e si troverà ancora a dover combattere, ecco, contro pettegolezzi, maldicenze, male lingue, addirittura il pericolo di uno scandalo. Quindi o questa persona ha fatto un passo falso, quindi magari ha lasciato il cellulare incautamente in casa davanti agli occhi della compagna, oppure c'è qualcuno che ha riportato, come tipico dell'otto di spade, qualcosa alla compagna o ha sollevato un dubbio, un collega, un amico, ma io più che amico direi un falso amico, qualcuno che insomma gli ha un po' messo i bastoni fra le ruote perché ha una lingua lunga e tagliente e non si fa gli affari suoi. Ragazzi miei, queste persone ci saranno sempre, di conseguenza evidentemente questa persona si troverà a bisticciare ancora con lei, con la compagna ufficiale, col compagno ufficiale, a causa proprio di queste male lingue. Io lo dico sempre, ragazzi, la discrezione, soprattutto in queste situazioni, sarebbe, insomma, ecco, la situazione migliore, no? L'arma migliore anche per poter vivere, no? Queste situazioni in maniera più serena possibile, anche per poter decidere senza pressioni, senza preoccupazioni. Purtroppo non è sempre così. In questo caso questa persona, ahimè, nelle prossime settimane si troverà a discutere, quindi in caso, non con voi, ma con altre persone, con la compagna ufficiale. Quindi in caso vediate questa persona magari un po' sfuggente, magari preoccupata, ragazzi, più distratta del solito, ecco, sappiate che la motivazione è legata a questo, cioè paroline, informazioni che sono arrivate all'orecchio della compagna
ufficiale da parte di pettegoli, io le chiamo le bocche sporche perché è incredibile veramente, e queste persone purtroppo ecco non sono state messe a tacere. Lui farà di tutto, ripeto, qui ci sono anche molte discussioni, quindi ecco, potrebbero esserci discussioni un po' impegnative, però, perché l'otto di spade è una carta che parla di recriminazioni, di vendette, di critiche aspre, ecco, tra lui e la compagna. A causa di queste persone, oppure a causa di un comportamento, di un rischio che magari lui ha, ecco, compiuto, evidentemente senza badare ad eventuali conseguenze, però è chiaro che in situazioni di questo genere diventa un po' comunque poi pericoloso, quindi quest'uomo avrà di che litigare nelle prossime settimane. Cercate voi di portare pazienza in caso notiate, ripeto, questa persona anche un po' nervosa, un po' diciamo meno brillante del solito, ok? Vediamo ora ragazzi in sesta posizione appunto che cosa abbiamo, quindi entro i prossimi appunto 3 mesi. Allora questa situazione diventa molto più tranquilla, serena, abbiamo il matto, di nuovo il rischio, evidentemente questa persona ad un certo punto se ne fregherà, perché come tipico del matto che cosa prende il sopravvento? Ragazzi miei, l'istinto. Allora, l'istinto è una carta comunque molto bella il matto, perché innanzitutto parla di incontri, parla di comunicazioni, anche di sorprese inaspettate, perché il matto è l'imprevedibilità, quindi questa persona potrebbe volervi vedere o sentire quando meno ve lo aspetterete, quindi sorprese, novità, momenti anche comunicativi molto belli, molto sereni, ripeto, perché il matto porta proprio una ventata d'aria fresca, di gioia. Ecco, questa persona agirà però ovviamente anche in questa maniera nel suo contesto familiare, quindi anche con lei evidentemente dopo questo momento di difficoltà e di grossi litigi inizierà proprio a fregarsene, evidentemente a vivere il presente senza farsi più tutti questi diciamo problemi e beep mentali in riferimento al futuro. È come se evidentemente questo momento di difficoltà, questa fragilità del presente aiuterà questa persona a vivere anche un'eventuale separazione scelta in maniera un po' più leggera, in maniera un po' più tranquilla e serena, evidentemente anche cercando delle ragioni in maniera molto più lucida ad un'eventuale scelta. Evidentemente si darà meno colpe, questa persona si sentirà meno in colpa probabilmente, perché in questo periodo, dato appunto da quest'otto di spade, questa persona potrebbe capire e scoprire anche qualcosa di particolarmente importante in riferimento alla compagna ufficiale, quindi potrebbe evidentemente questa donna dare il peggio di sé e aiutarlo a convincersi ancora di più che obiettivamente lei non è la donna giusta per lui. Quindi sicuramente questa situazione, questo momento di difficoltà servirà a lui per capire come deve procedere in futuro, e direi anche con maggior leggerezza, un po' anche fregandosene, ecco, della sofferenza che potrebbe causare ad altre persone. Evidentemente inizierà a pensare un po' più a se stessa questa persona, e quindi a chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Il matto è l'arcano numero 0, d'accordo? Quindi rappresenta proprio chi ricomincia completamente da capo in maniera quasi inaspettata, andando un po' a sovvertire delle regole, dei comportamenti che questa persona sino ad ora potrebbe aver avuto. Quindi qui c'è un cambiamento interiore molto importante, cioè questa persona inizierà a pensare, sai che c'è, è ora anche che io inizio a pensare un po' alla mia felicità. Senza farmi troppi pensieri, sensi di colpa, evidentemente evitando rimpianti, ok? E anche rimorsi. Quindi questa persona si sentirà più libera. Il matto rappresenta anche appunto la libertà, quindi sicuramente questa persona vorrà vivere il rapporto con la compagna ufficiale in maniera molto più libera, ripeto, anche fregandosene di determinate regole che magari questa donna potrebbe avergli imposto.
Ecco perché è la carta del rischio, quindi evidentemente di nuovo magari vi cercherà o vorrà vedervi nonostante lei possa essere tra i paraggi, d'accordo? Ma lo farà proprio perché questa persona vorrà iniziare a pensare alla sua felicità e a ricostruirsi partendo, vedete, da zero, ricominciando da capo ed evidentemente anche dando pieno sfogo e chiaramente soddisfacimento ai propri desideri, perché ovviamente il matto parla proprio di istinto, di impulsi che non seguono assolutamente la ragione, d'accordo? Quindi il matto è l'antirazionalità, d'accordo? Quindi agirà unicamente perché questa persona non ne potrà più. Tra l'altro, ripeto, questa situazione andrà avanti, ripeto, entro i prossimi 3-4 mesi grosso modo, ma voi potreste anche sin da subito ricevere comunque telefonate, contatti, ecco, potreste organizzare più di un incontri che saranno molto belli e all'insegna proprio della spensieratezza, cioè questa persona man mano vi sembrerà cambiare, cioè diventare più tranquilla, più serena, più leggera rispetto a questo momento, ecco, i prossimi giorni, le prossime settimane invece un po' di difficoltà e di nervosismo. Quindi carta molto bella che parla di leggerezza e di una persona sempre più consapevole del fatto che ovviamente si è arrivati ad un punto di svolta. Attenzione che il matto parla anche di chi potrebbe all'improvviso sciogliere un rapporto, quello con la compagna ufficiale, veramente in maniera improvvisa, irrazionale, imprevedibile. Voi potreste rimanerne anche scioccati ovviamente da una presa di posizione di questo genere e evidentemente questa persona, ripeto, arriverà proprio al colmo, al limite massimo, per cui chiaramente non ce la farà più e dunque di conseguenza deciderà assolutamente di cambiare tutto. Quindi è una carta che invita voi più che altro, più che lui, che sarà proprio a briglie sciolte, ecco, a comunque anche prepararvi ai colpi di testa di questa persona, perché proprio il matto è la carta dei colpi di testa, quindi dell'agire senza pensare per dare libero sfogo a se stesso, però alle proprie necessità, quello che ha nel cuore, ok? Senza seguire più regole, doveri, cioè questa persona si stancherà di tutto questo, quindi ovviamente è una carta che invita anche voi ad aspettarvi comunque da parte di questa persona dei comportamenti, ecco, magari che non ha mai avuto sino ad ora e che potrebbero lasciarvi letteralmente spiazzate, magari a bocca aperta, no? Ecco, non spaventatevi di questo cambiamento, è un cambiamento necessario per questa persona perché è semplicemente stanca, cioè questa persona vuole scappare da queste catene, vuole romperle, distruggerle, vuole polverizzare qualsiasi legame negativo che sino ad ora l'ha soffocata. Questa persona è semplicemente stanca, ok? Quindi cambierà completamente il suo modo di agire, le sue abitudini, anche quindi il suo modo di rapportarsi a voi e quindi al rapporto e quindi alla triangolazione. È chiaro che ovviamente voi potreste obiettare, sì, però comportandosi così mette a rischio, no? Comunque anche la nostra serenità in caso la compagna lo scopra, ma è questo quello che vuole? Probabilmente questa persona vuole tirare la corda perché vuole essere scoperta, perché è stanca, perché vuole chiudere tutto. D'accordo? Quindi il matto non ha paura del rischio e non ha paura delle conseguenze, non ci pensa proprio alle conseguenze, agisce e basta. Il matto è velocità, il matto è temperamento determinato, coraggioso, energico, è l'impavido il matto che agisce e vuol buttarsi tutto alle spalle. Al matto interessa vivere, ricominciare a vivere. Quindi aspettatevi un cambiamento drastico nei comportamenti di questa persona. Vediamo ora, ragazzi, in settima posizione, come appunto questa persona può e andrà ad influenzare l'ambiente che lo circonda. 4 di spade, con la guarigione.
Allora, la carta del 4 di spade è una carta che parla di guarigione, pratica ma anche metaforica, cioè questa persona finalmente guarirà, ecco, il matto. Cioè questa persona capirà che tutte queste preoccupazioni assurde, questo castrarsi assurdo, terribile, tremendo, dato dall'8 di spade, gli ha fatto solo male fino adesso. E gli farebbe altrettanto male anche in futuro, perché rinunciare al proprio cuore è terribile, rinunciare all'amore è terribile, rinunciare magari ad avere una storia, ad avere al proprio fianco una persona che si ama per stare con una persona che non si ama deve essere terribile. Ok? Quindi è normale che questa persona ha sofferto. Con il 4 di spade vuol mettere semplicemente fine e metterà fine semplicemente a questa guarigione. Questa persona diventa grande, diciamo. Quindi inizia a capire, inizia a scegliere e inizia a pensare: io devo stare bene, non gli altri. Basta doveri, basta sensi di colpa, io devo star bene. Ecco come influenzerà l'ambiente attorno a sé, decidendo di guarire, semplicemente. Vediamo ragazzi ora, in ottava carta, appunto, questa persona come invece subirà, cosa subirà, quali azioni subirà da parte dell'ambiente che appunto la circondano. 3 di bastoni. Allora, questa persona verrà, diciamo, portata all'attesa da parte di consigli che arrivano da terze persone. Dato che parliamo di un 3 di bastoni, potrebbe trattarsi di amici, anche parenti, fratelli, sorelle, genitori, oppure anche colleghi, cioè qualcuno consiglierà a questa persona invece di aspettare, di non agire come il matto. Quindi questi consigli potrebbero rallentare, ecco, e provocare, ecco qui, l'8 di spade, ecco chi è che non si fa gli affari suoi. Persone che potrebbero consigliare a quest'uomo, appunto, di in qualche modo temporeggiare, di aspettare, di non lasciare la compagna ufficiale, di star dietro i propri doveri. Ecco l'8 di spade. Quindi qui c'è qualcuno che si prenderà la briga di consigli non richiesti, come capita spesso nella vita. Quindi, ripeto, queste persone possono far parte o dell'ambiente familiare, però parlando di bastoni più che ambiente familiare, io direi amicizie, amici, anche colleghi, perché no? Comunque persone con le quali lui ha a che fare, per esempio, tutti i giorni e che potrebbero magari aver ascoltato un suo sfogo, ecco, persone che quindi potrebbero aver dimostrato di sapere, cosa che lo manda completamente in tilt, quindi che lo porta a preoccuparsi con questo 8 di spade, persone che nello stesso tempo, oltre a mandarmelo in tilt, ma anche gli consiglieranno invece di aspettare, di non avere, non fare colpi di testa, ok? Perché non si lascia, non si deve lasciare la compagna ufficiale, quindi persone ovviamente dal temperamento direi particolarmente invadente, non sono affari tuoi, eppure ecco se li faranno, e persone evidentemente con una visione ecco particolarmente diciamo tradizionalista, insomma ecco dei rapporti, per cui evidentemente un matrimonio non si può e non si deve sciogliere, mamma mia, perché sennò chissà cosa succede. Quindi queste persone obiettivamente tenderanno a mandare quest'uomo un po' in confusione. Perché? Perché evidentemente sono persone per lui importanti, cioè altrimenti non le ascolterebbe. Evidentemente non è il primo scappato di casa, evidentemente magari è il migliore amico, ok? Piuttosto che, ripeto, il fratello. Cioè avranno un peso comunque queste voci, queste parole, per cui 3 di bastoni è la carta proprio a livello cartomantico, ecco, e quindi anche tarologico, è la carta dell'attesa,
un'attesa, ok? Un'attesa breve, perché un 3 di bastoni, ragazzi, non è l'eremita, però sicuramente è una carta che parla comunque di attesa, dovuta, ripeto, ecco, a questi consigli non richiesti, ecco, da parte di queste persone che vogliono fare i saggi a tutti i costi e che quindi non sanno ovviamente tenere la loro boccuccia chiusa. Vediamo ora, ragazzi, in penultima posizione appunto lo stato d'animo. Ecco, qui abbiamo il 10 di bastoni. 10 di bastoni, vedete, una persona che si carica sulle spalle, in questo caso sulla testa, di tantissimi pensieri e quindi tantissimi oneri. Lo abbiamo detto, ragazzi, con la carta della giustizia, questa situazione non sarà semplice, cioè la liberazione da parte di questa persona, ecco, di questo fardello, non sarà così semplice, quindi non avverrà tutto appunto in maniera così semplice e tranquilla, perché obiettivamente qui ci sono molte cose su cui questa persona evidentemente dovrà andare ad operare. 10 di bastone è una carta che parla di stress, è una carta che parla appunto di tanti, ripeto, oneri, è una carta che parla sicuramente di chi sarà particolarmente impegnato su più fronti, quindi sicuramente una persona che appunto sarà impegnata eventualmente anche da un punto di vista professionale, finanziario, piuttosto che ovviamente anche familiare. Quindi sicuramente, ripeto, non sarà proprio un periodo, ecco, semplicissimo per questa persona, potrebbe essere, ripeto, un periodo carico comunque di impegni, carico di preoccupazioni, un impegno ovviamente che però porterà appunto a un 10 di bastoni, carta di grado decimo, quindi alla chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Ma lo abbiamo detto col matto, questa persona si prenderà le sue responsabilità e accetterà anche la fatica e la sofferenza, perché a questa persona ad un certo punto non fregherà più nulla, cioè questa persona sarà talmente stanca, esausta di doversi sottomettere a queste attese, a questi consigli non richiesti, a questo cuore che soffre, per cui appunto questa persona deciderà, d'accordo, ok, va bene, mi prendo carico di tutto, iniziamo anche comunque un percorso legale che può essere difficile, che può essere anche non del tutto semplice da gestire anche da un punto di vista monetario, però basta che mi libero da tutto questo, ok? Quindi sicuramente non sarà un periodo semplice, ragazzi, lo abbiamo già detto, con la carta della giustizia. Ok? Quindi ovviamente spetta a voi, in caso lo vogliate, comunque anche comprendere, aiutare questa persona in questo, diciamo, momento, ok, di difficoltà, perché 10 di bastoni è una carta che parla di stanchezza, di stress, di pesi che si farà in qualche modo fatica, no? A portarsi sulle spalle, quindi magari anche condividerli emotivamente con voi non sarebbe proprio male, perché sicuramente la situazione qui non è delle più semplici, d'accordo? Quindi i pesi ci saranno, ragazzi, cioè in caso ci sia un divorzio non sarà semplicissimo, questo sicuramente. Vediamo ora, ragazzi, appunto in ultima posizione che carta abbiamo, quindi ovviamente entro i prossimi 6 mesi, e qui abbiamo il 3 di spade, la chiusura. Allora sì, sicuramente questa persona prenderà una decisione. Qui c'è la carta della scelta, il 3 di spade, che è una carta tra l'altro molto dura, una carta pesantina, ma lo abbiamo detto, non sarà semplice, ragazzi, per questa persona, mamma mia. Allora, il 3 di spade è una carta, vedete, comunque di caos iniziale, è una carta che però parla proprio di una chiusura, ripeto, molto dura, dolorosa, una chiusura però ovviamente che già da tempo si sapeva, cioè sia lui che comunque la compagna ufficiale sapevano che prima o poi ovviamente la situazione doveva chiudersi, d'accordo? Quindi comunque questa persona ormai consapevole supererà il bivio del 2 di spade, che è la carta che precede il 3 di spade, e di conseguenza finalmente prenderà una decisione. La carta del 3 di spade è una carta, diciamo, che sicuramente si rifà a tempistiche piuttosto lunghe. Tra l'altro il 3 di spade è una carta legata a giorni ben precisi,
ovviamente del mese di luglio, quindi la prima settimana ovviamente del mese di luglio, quindi ci siamo grosso modo nei prossimi 6 mesi come tempistiche appunto, quindi una situazione che nell'estate andrà sicuramente a peggiorare tra lui e la compagna ufficiale, una situazione che ovviamente diventerà insostenibile, per cui una carta che parla di allontanamento definitivo, comunque di una rottura con l'ambiente e le persone che circondano appunto questa persona, proprio separazione proprio dovuta anche a forti litigi, un'incompatibilità che ormai diventerà palese e ovviamente anche alla chiusura di un rapporto dovuta in particolar modo proprio al risentimento, al rancore e all'esasperazione di alcune situazioni che, ripeto, diventeranno veramente impossibili da gestirsi e da viversi. Quindi 3 di spade è una carta che parla proprio di allontanamento volontario. D'accordo? Quindi questa persona addirittura si potrebbe proprio spostare, perché le carte di grado terzo rappresentano proprio un allontanamento fisico. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona prenderà le distanze da questa situazione, non ne potrà ovviamente più, è una carta, ripeto, abbastanza pesante. Questa persona ve ne darà sicuramente notizia, perché comunque le carte di grado terzo rappresentano delle notizie. Il 3 di spade è una notizia diciamo negativa, non per voi ma di chiusura, una notizia che parla di forti avversità, di un allontanamento pratico dall'ambiente che appunto circonda questa persona. D'accordo? Quindi quello che proprio andrà a peggiorare notevolmente nei prossimi 6 mesi sarà proprio il rapporto interpersonale tra questa persona e la compagna ufficiale, per cui il rapporto diventerà troppo pesante, troppi litigi, per cui obiettivamente questa persona deciderà di allontanarsi e lo farà in maniera del tutto volontaria. D'accordo? Ma lo avevamo visto, ragazzi, con questo 8 di spade, questo matto, quindi questa persona veramente che non ne può assolutamente più. Di conseguenza è chiaro che questa persona sentirà proprio il bisogno di ricominciare da capo, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona arriverà assolutamente ad un giro di boa, d'accordo? Quindi è chiaro che questa è una carta comunque pesante per questa persona, perché è un 3 di spade, d'accordo? Quindi che equivale anche ad una torre, quindi sicuramente, ripeto, non sarà un allontanamento facile da viversi. D'accordo? Sarà sicuramente un allontanamento molto duro e una situazione ovviamente particolarmente difficile. Ripeto quindi che sarà un periodo non semplice per questa persona e ovviamente di rimando anche per voi, perché vi ritroverete in una sorta di altalena di emozioni pazzesche, cioè nei prossimi giorni, prossime settimane una persona comunque turbata, successivamente nei prossimi 3 mesetti, grosso modo ragazzi, sapete che le tempistiche sono sempre da prendersi con le pinze, però diciamo ecco una persona che sarà molto più serena, andrà addirittura a rischiare sino ovviamente all'estate e alla fine dell'estate, una situazione molto negativa con la compagna ufficiale che porterà ad un allontanamento e ad una separazione ecco pressoché definitiva. È chiaro che comunque poi è una carta al 3 di spade in divenire, quindi sicuramente una carta che necessita di tempo per comunque concretizzare realmente appunto ecco i risultati di questa separazione, che direi comunque è del tutto inevitabile. Quindi sicuramente questa persona arriverà al famoso giro di boa e lo farà in maniera del tutto volontaria. Ragazzi, ripeto, il 3 di spade non è una carta diciamo che parla di un atteggiamento portato o comunque accidentale, ok? È un allontanamento volontario a seguito di una scelta, di una decisione. La carta successiva, il 2
2 di spade che rappresenta il bivio, d'accordo? Ecco l'inconsapevolezza, la diciamo difficoltà nella scelta. Ecco, il 3 di spade rappresenta la scelta che viene fatta, quindi questa persona andrà sicuramente a chiudere. Ripeto, tempistiche lunghe, perché qui parliamo comunque oltre, ecco, i 6 mesetti, quindi anche oltre l'estate, però è chiaro che comunque questa situazione andrà ridefinendosi in maniera molto chiara, e quello che ovviamente peggiorerà in questi mesi sarà proprio il rapporto con la compagna ufficiale. Questi se ne diranno veramente di ogni, perché il 3 di spade è una carta che parla anche di litigi veramente furibondi, dettati chiaramente da questo matto. Ma ragazzi, ve l'ho detto, la giustizia, ve l'ho detto col 10 di bastoni, questa persona non affronterà i prossimi mesi veramente in maniera molto leggera, a parte questa parentesi di questo matto, ok? Quindi ovviamente spetterà chiaramente anche a voi il comprendere, o comunque anche l'aiutare eventualmente questa persona, perché non affronterà, devo dire, dei bei mesi. Sicuramente anche le energie planetarie non aiutano, perché qui abbiamo degli spostamenti dopo tantissimi anni di determinati pianeti che possono portare appunto ai colpi di testa. Sappiamo appunto di Nettuno, sappiamo di Plutone in Acquario, Nettuno in Ariete e Urano in Gemelli, ragazzi, quindi tutti questi spostamenti di pianeti lentissimi, è chiaro che portano effettivamente dei cambiamenti improvvisi, proprio dei colpi di testa, in particolar modo appunto legati ai segni d'aria, quindi appunto Acquario e Gemelli. Quindi poi ovviamente l'Ariete, quindi ci saranno, ecco, dei mesi comunque anche abbastanza turbolenti. Questo un po' per tutti, devo dire, ho già notato anche su molte persone che conosco, anche nella mia vita personale, comunque dei cambiamenti molto repentini, ma anche a livello internazionale, se vogliamo. Quindi ovviamente è importante seguire le letture tarologiche e cartomantiche, ma anche sempre abbinandole all'astrologia. Ovviamente, ragazzi, questo è un video, una stesa interattiva, io lo ripeto sempre per chiunque di voi voglia delle specifiche più chiare, ovviamente, e personali. Ci sono i consulti privati che io faccio ormai, svolgo ormai da moltissimo tempo, da tanti anni ormai. Ovviamente basta contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione e come sempre a video. Inoltre, per chiunque di voi ovviamente voglia abbonarsi, io pubblico ormai anche qui da molto tempo video per soli abbonati, quindi stese per soli abbonati, con ovviamente titoli altrettanto curiosi e per voi sicuramente importanti. Quindi in caso vogliate abbonarvi basta cliccare abbonati ovviamente sulla pagina iniziale del canale, oppure sempre sotto ad ogni video. Abbonamento ovviamente a bassissimo costo, poco più diciamo di un caffè al mese, quindi in caso lo vogliate ci sono ovviamente delle stese personalizzate, oltre che i corsi per ovviamente apprendere tutto sugli arcani maggiori, minori, sibille, tutti i mazzi di sibille e anche ovviamente rune, piuttosto che appunto tutti i mazzi che io utilizzo sul canale. D'accordo? Dunque, questa stesa ovviamente termina qui. Come sempre mi raccomando, buon percorso karmico, forza, coraggio, determinazione, date un po' di supporto a quest'uomo, comunque a questa persona. Ovviamente, come sempre, un grandissimo abbraccio e a presto.